Guardate che stradina che ci sta facendo fare oggi il nostro itinerario. Stiamo salendo in montagna per la prima volta dal nostro arrivo in Colombia. Stiamo andando da Mompox a Los Estoraques, che è un parco naturale non così conosciuto, non ci vanno i turisti ovviamente. Stiamo iniziando a capire perché non ci vanno. Non è assolutamente sulla strada, perché la deviazione che si fa dalla strada principale, che è una specie di autostrada, sono circa 70 km, che se però fossero come sono stati fino adesso, cioè tutti bellissimi, dritti, comunque a posto, ok? Ci avremmo messo un'oretta a farli, e invece ci vorranno 2 ore probabilmente, perché andiamo ai 40 all'ora ed è pieno di mulas, come si chiamano qui, sono quei camion, sono camion giganti che noi diremo tir. La cosa più comica è che abbiamo anche pagato il pedaggio per questa strada, 2,50 euro, è inspiegabile perché la strada è brutta e difficile. Non ci sono molti guardrail e soprattutto è piccola, cioè non è una strada per cui si paga il pedaggio di solito. Stiamo salendo, arriveremo circa a 1200 metri sul livello del mare, mi sembra ora. Vi diremo precisamente quando arriviamo. Abbiamo attraversato Cagna, che è una cittadina bruttina, però serviva a fare diesel, comprare acqua e un po' di cosette e prelevare. Senza contante in Colombia praticamente è complicato, anche se devo dire stanno accettando la carta quasi dappertutto, perché se uno deve pagare un parcheggio, un parco, una cosa, ci vogliono sempre contanti, un tour, una cosa così. Se si paga con la carta ti chiedono un sovrapprezzo, come era una volta anche in Europa. Tante volte ti scoraggiano a pagare con la carta, no? Però noi, se possiamo, paghiamo sempre con la carta, perché non andiamo in giro sempre con tanti contanti. Poi questa città potremmo definirla la città dei meccanici. Sono meccanici e benzinai. Abbiamo immaginato che il fatto che ci siano miliardi di camion che passano da qui, la gente ha deciso di fare questo di lavoro, cioè fanno tutti meccanici. Se ti succede qualche cosa al mezzo ti fermi qua e te guardate che bestie giganti. La strada è diventata non asfaltata. Ecco, si va giù, You came out of nowhere like a bullet train. You were so familiar, but you're not the same as all the other drifters who have lost their way. You remind me of a love that never changes. Guardate che bellino che è il paesino di Playa de Belén. Oh, buenas. Super carino, super coloniale. Non pensavamo fosse così bello qui. Porca vacca. Si è messo comodo? Oh. Siamo arrivati, ragazzi. È un posto bellissimo, bellissimo. Sembra tipo Cappadocia in miniatura. Adesso andremo un attimo al centro visitatori a parlare con i guardaparchi per vedere che informazioni ci danno sulla flora e la fauna. Mi sto prendendo una pausetta perché abbiamo guidato 5-6 ore. Da Mompox a qui. Ci troviamo adesso alla playa di Belén. Di playa c'è solo la sabbia perché questo terreno è molto sabbioso. E questo è il parco de los Estoraques.
Abbiamo pagato 25.000 pesos per dormire qui, 50.000 per la compagnia della cagnolina. Ciao bellina, ciao patatina. Oh, ho paura. Comunque abbiamo pagato 25.000 pesos, che sono 5 euro per dormire qui, e penso che saremo 2 notti sicuramente, perché è super tranquilli. Abbiamo pagato 10.000 pesos, quindi circa 2,20 euro per entrare nel parco. Siamo contenti perché arrivare qui non è proprio facile. C'è una deviazione di circa 80 km che sono andata, poi bisogna rifarli per tornare indietro. Secondo me ne vale la pena, però ve lo faremo sapere, vedrete. Solo per oggi, se mettete un mi piace, lasciate un commento, sarete persone migliori e avrete le porte del paradiso aperte. Vi faccio vedere Frida 2. L'abbiamo incastrata bene, abbiamo pagato 1,50 euro. Guardate che bellina che è, non è bellissima? Io la trovo meravigliosa. Praticamente sempre della famiglia di queste piante pothos, che sono da interno e hanno bisogno di poca acqua, però questa è tipo maculata ed è bellissima. Mi piaceva tantissimo questo fatto, sembra che abbia la vitiligine, però è bellissimo. Cioè, proprio per quello è bellissimo. E l'idea è che, come Frida 1, venga giù, perché ci mancava proprio questo elemento di casa. Vedrete che vi faremo vedere, già qui ho sbucato un rametto che sta per crescere. Teoricamente crescerà così e noi la facciamo scendere fino a qui. È molto più casa così, mi piace. Mi piace. Nel frattempo qui a Los Estoraques ci sono circa 20 gradi, 25 gradi, si sta una bomba. Io sto sistemando un pochino e finalmente la possibilità di rimanere con tutto aperto e di stare tranquilli, che nessuno ti guarda dentro, che non ti possono rubare, perché quando sei in città è sempre un po' così. Parque de los Estoraques è area natural protegida, quindi un'area naturale protetta dal 1988. Come moltissime zone qui in Colombia, il turismo è abbastanza recente, quindi in realtà sono solo circa 10 anni che davvero si è sviluppata un'attività turistica intorno al parco, quindi mancano tante informazioni ancora, sia a livello di animali, quindi di fauna che di flora, informazioni su quelle che erano le popolazioni indigene che vivevano qua. Purtroppo per tantissimi anni, cioè in realtà fino a circa una decina di anni fa, la gente poteva entrare, c'erano proprietari privati di questi terreni che portavano al pascolo i propri animali. Quindi ciò significa che sicuramente può essere che siano scomparse manufatti, resti di ossa e reperti che avrebbero potuto aiutare gli studiosi a scoprire di più su questo territorio. La prima parte del percorso, questa che stiamo facendo adesso, in realtà è tutta segnalata ed è quella che si può fare anche da soli, senza la guida. Ma noi abbiamo avuto anche la fortuna di riuscire a fare una parte di sentiero non segnalata ancora, con le guide, ma che in realtà noi come civili, diciamo non guide, non saremmo potuti essere lì, ma ce l'hanno fatta vedere lo stesso. Siamo stati fortunati.
pensate che questo non è il parco più grande, ma bensì uno dei parchi più piccoli della Colombia. L'area protetta di questo parco è all'incirca di 6 km quadri. Non è frequentato tanto da turisti questo posto, eccetto per nei weekend viene magari la gente locale a farsi un giro o magari qualche viaggiatore come noi che viene con il proprio mezzo. Qua devi venire proprio apposta in questi posti. Questo può essere un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio, come ha detto prima Sonia, è che non si conosce molto perché gli studi sono molto recenti. Se vogliamo neanche tutto delimitato, i sentieri non sono chiari. Il vantaggio è che appunto non c'è nessuno e ti godi il posto in tutta tranquillità. Qui si respira una pace e c'è un'energia nella terra pazzesca. Andiamo via da Playa de Belén e soprattutto oltre che dal paesino, dal Parque de los Estoraques. Siamo molto felici di essere arrivati fin qui. Per ora ci aspetta una lunghissima strada di ritorno perché la deviazione che si fa per arrivare qui dalla strada principale che collega di Norte de Santander andando verso Santander come dipartimento è lunga, tortuosa come avete visto e soprattutto piena di camion, però ci tocca farla ragazzi. Guarda quanta polvere, mamma mia. E così pioggia nelle montagne colombiane ragazzacci, ci tocca pure questa, oh. La finestra è aperta, No. No? Neanche l'altro, meno male. No. Tanto andremo piano piano, dietro i camion si arriva sempre. Però siamo di circa 2000 metri di altitudine adesso. Ci spetta 154 km per 3 ore di strada. Dovrà essere bella che tortuosa. Questa è la strada che non si vede ma scende, ma soprattutto guardate che camion che incontriamo, che abbiamo davanti a noi al momento, che portano il gasolio, benzina e anche un po' di frane, abbiamo notato. Mancano 40 km e circa un'ora e 20. Voi dite che la strada sarà difficile? Ma fatto sta che stiamo andando ai 30 all'ora, letteralmente. Ora cerco di farvi vedere come guidano i camionisti. La strada è diventata una roba, cioè... Che è successo qui? Questo si è bucato una ruota pure. Si è bucata una ruota, una liniera, tiè. Aia, guarda come viene quello veloce, guarda, tiè. Madonna, che sangue freddo. No, cioè qua tagliano la strada in un modo, non so, boh. Buongiorno! Rieccoci sulla strada, pronti per partire ragazzi. Dovete sapere che ieri sera alla fine siamo arrivati alle 6:30 che stava diventando buio. No, praticamente era buio. Era buio e non avevo capito facendo la pianificazione che questa strada o trovavi un posto, o trovavi quello fregato. o rimani fregato perché è una strada in mezzo alla montagna. Sì. Siamo arrivati e non c'era nessuno e ci siamo parcheggiati. Dai commenti di Overland c'era scritto che di solito a volte non c'era nessuno, anni fa c'era stato qualcuno, quindi abbiamo detto ci parcheggiamo e vediamo. Victor è andato a cercare
non c'era un'anima. Noi nel frattempo abbiamo cucinato, siamo fatti la doccia. A un certo punto arriva uno, bussa. Mi faccio, voi che ci fate qua? Ho detto, abbiamo parcheggiato, a chi avete chiesto? Ho detto, abbiamo chiesto a una persona che stava fuori, effettivamente ci ha detto sì, entrate, non c'è problema. No, Sì. no, qua dovete chiamare, dovete prenotare. Ho detto, ma dove? Non Che ci non s- c'è un numero, questo luogo su Google non esiste. Non esiste, è tipo Non una esiste. specie di... No, è per bere. Bere. Bere, ci fanno scommesse di galli, perché là Sì. c'è coso, e lì tengono tutti i galli. Qui davanti c'è questa struttura ma E là tengono deserta. i galli e Qua lì ci c'è sono- lo stadio per le lotte dei galli. Ci voleva chiedere 40.000, ho detto, senti. 40.000 io pesos 40.000 sono- pesos non te li do manco se mi paghi. 40.000 pesos, per farvi capire, sono Saranno 8 8 euro. euro. Per stare qui in un prato. E allora ne abbiamo andati 20. Comunque lui ci ha detto che fosse stato per lui non avrebbe voluto che ci fermassimo. Quindi molto simpatico. Diciamo che è vero, però cosa Però a facevamo? chi chiedevi poi? No, non... E chi chiamavi, dove prenotavi, questo luogo esiste? E No, poi solo eravamo- su Overlander, su Overlander non ci sono No, non c'è informazioni. scritto e tanti hanno detto io sono arrivato, non c'era nessuno, mi sono parcheggiato, alla fine è un pezzo di terra davanti al fiume. Fatto sta che la strada verso Bucaramanga si è trasformata a un certo punto e oggi superiamo Bucaramanga perché è una città che non vogliamo visitare, andiamo oltre, però sì è stato un po' così stancante ieri, infatti abbiamo dormito tanto. Adesso ci rimettiamo in macchina, sono le 7:30, vamos, spesa, andiamo a fare la spesa. E prossima destinazione Chicamocha, Parque Infinito e oltre. de Chicamocha.